Non sembrava un buon giorno per il Napoli e forse per alcuni versi non lo è neanche stato, se pensiamo appunto alla prestazione di questo difensore che si è completamente evaporato e l'ennesimo infortunio all'intervallo e parliamo di un giocatore come McTominay, anzi parliamo del giocatore articolo determinativo, però è una partita dove poi sei lì con l'avversario che te la pareggia 2 a 2, l'uomo in meno. Una partita del genere sei praticamente quasi condannato a non vincerla, invece arriva l'episodio che ti sei cercato, che hai voluto, che possiamo discutere come ormai discutiamo sul nulla, perché poi alla fine il discorso è sempre uno. Noi la giriamo, ma il discorso è sempre uno, che è il regolamento. Poi tutto il resto possiamo parlare di quello che ci pare. Il Napoli vince. E questa è una vittoria importante, però non per la lotta allo scudetto, perché adesso piace dire questo. No, il Napoli questa partita doveva vincerla innanzitutto per non guardarsi sotto, perché poi iniziava a essere complicata, no? Perdendo, ribadisco ancora una volta, pezzi su pezzi, con altre squadre che comunque secondo me non molleranno, per cui questa è una vittoria fondamentale, fondamentale, difficilissima, e proprio per questo motivo oggi vale il doppio, non vale 3 ma vale 6 punti, non in termini di classifica ma proprio in termini di trovare nuove energie, nuovi stimoli e via dicendo. E poi, perché no, se davanti magari si inizia a perdere qualche punticino, puoi ritornare in coppa, puoi ritornare in corsa, perché io il Napoli di Conte, vedete, anche oggi fino all'ultimo secondo non lo puoi dare per vinto, non lo puoi dare per vinto, e te lo dimostra la partita che fa quest'oggi. Perché comunque oggi credo che tante altre squadre non l'avrebbero portato a casa. Perché poi ricordiamolo, oggi è vero che subisci 2 gol, ma praticamente i 2 gol. Cioè, oggi ci sono quanti? 5 gol. E i 5 gol li fa tutto il Napoli. li fa tutto il Napoli oggi. Quindi questo c'è da dirlo. Ne parliamo. E come se lo facciamo, signori miei, prima come al solito vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo. Iscrivetevi al canale se volete seguire i prossimi contenuti. In descrizione trovate tutti i profili social, ormai stiamo facendo delle live su TikTok, quindi vi aspetto anche lì. Grazie per il vostro supporto che non è mai manchevole, grazie di cuore. È inutile, bisogna partire sicuramente da Buongiorno, che è un giocatore che adesso sento dire no ma via, non lo voglio più vedere. Forse credo che sia anche comprensibile da parte del tifoso essere arrabbiato, di essere così anche per forza di cose insoddisfatto, perché è un ragazzo che oggi ha fatto disastri. La partita di oggi è stata disastrosa, senza se e senza ma, 2 errori giganteschi, macroscopici. Il primo dove procura un rigore dove mette nelle condizioni Maret di concedere un rigore, e poi parleremo anche di quello, e poi nel secondo dove una normale gestione del pallone, si addormenta, lento, credo che non stia bene neanche fisicamente, ha sempre avuto problemi fisici. Buongiorno, non credo che sia proprio libero, no, che sia sciolto, che sia prestante fisicamente, ma l'aspetto in cui ovviamente in questo momento è più debole è quello mentale. Cioè mentalmente è un giocatore perso, mi sento di dire. Dovrà essere anche bravo Conte nel fargli ritrovare fiducia, non lo so, nel magari non accantonarlo. La realtà è che già è un giocatore che ha perso il posto da titolare, e credo che questo sia stato il primo step per mandarlo in down, perché io, attenzione, qualsiasi altro giocatore vi avrei detto no, questo è scarso. Questo è scarso, non deve vedere più il campo. No, per me non è scarso. Buongiorno. Per me non è scarso. Buongiorno. Lo vorrei all'Inter. Mi piacerebbe per il post Acerbi, no? Anche se adesso abbiamo Akanji, giustamente. Ma mi piacerebbe una difesa Akanji, Buongiorno centrale, a sinistra Bastoni. Pagherei, cioè pagherei, tanto non so soldi miei, pagherei. Però è chiaro che questo Buongiorno in questo momento non va.
per me non è scarso. Di certo per me non è più scarso, per esempio, di Juan Jesus. Eppure Juan Jesus è più affidabile. Lasciamo stare oggi che combina un secondo giallo, anche quello che di cui deve fare a meno. Il primo non l'ho capito come l'abbia preso il primo, per proteste? No, sentivo un po' Marelle parlare di una reazione. Mi sembra una roba del genere, non l'ho visto. Però ripeto, io calma a dire che Buongiorno è un bidone che per me Buongiorno non è scarso, certo in questo momento è improponibile, questo è chiaro. E poi fatemi dire un paio di robe. Di certo ancora una volta, perché dico che comunque la gara di oggi è stata sofferta perché perdi l'ennesimo giocatore, McTominay, ancora una volta clamoroso, ha un'occasione, la spara prima alta, ma poi è lui che tira in porta e nasce il primo gol, anche se secondo me il gol nasce da una giocata clamorosa di Elmas, bellissimo il frittante, lo aspetta con i tempi giusti e lo mette in porta, segno che comunque, ribadisco, per me il Napoli ha dei giocatori, nonostante il fatto che sia totalmente in emergenza e comunque riesce a tirare fuori delle giocate importanti, era riuscito a ribaltare il gol, ribadisco, ed è servito l'ennesimo errore per farsi rimontare la partita. Poi certo nel secondo tempo, anche senza McTominay, non era facile, c'è stata l'occasione di Gutierrez, c'è stato un 1-2 Holund, Spinazzola, qualcosina c'è stata, ma in questo momento hai anche poche soluzioni. Oggi la prima partita negativa, se vogliamo, quasi negativa direi di Vergara, perché non mi è piaciuto, però è decisivo nell'episodio del rigore, quindi anche lui, anche oggi comunque è stato impattante, piaccia o non piaccia. Però lo dicevo prima, il Napoli la vince proprio per la mentalità, per il fatto di andare a lottare, Holund che va a lottare su quella palla vagante, eh, come si dice, fa sì che sbagli Ostigard, calcio d'angolo, e tu lì porti tanti uomini e riesci, no? Riesci nell'area piccola a procurarti questo rigore. Adesso andiamo ai rigori. I rigori di oggi, ragazzi, sentivo prima i napoletani polemiche sul primo e adesso sentivo polemiche gli altri sul secondo. Il regolamento dice che fallo uno e l'altro, punto, stop. Poi è inutile che siamo qui ancora. Io sono il primo che dico sempre da una vita sempre le stesse cose. Sono il primo a dire che nel mio mondo ideale non esistono ste robe. Non esiste, vedere Vitinha che si lancia ancora prima che arrivi Meret. Ancora prima che arriva Meret già si lancia. Già si lancia. Poi c'è il contatto e per me è il rigore sacrosanto, lo è in ogni caso. E quello di Vergara, ragazzi, toccato in aria, non li puoi toccare. È come il discorso della manina che è poco alto, manina tocca rigore. E ormai questo è il calcio di oggi. Questo è il regolamento che è stato imbastito e di che vogliamo parlare? Poi no, il VAR, è sempre gli stessi discorsi. È il regolamento, ragazzi. Il regolamento è questo e c'è poco da discutere. Non è che ci sia molto altro da discutere. Sentivo Marelli è al limite. Che significa è al limite? Cioè, questo è il discorso. È che ormai siamo in balia di queste cose e i giocatori è chiaro che estremizzano tutto, perché il Vergara sembrava che giustamente stava lì a collassare, ma non gli ha fatto sostanzialmente niente. Però il giocatore è indotto. E oggi ormai è il contrario. Il giocatore fesso è quello che non estremizza. Il giocatore fesso è quello che non si lancia prima. Cioè, siamo a questo e l'abbiamo voluto noi. Punto, stop. Non che l'abbiamo voluto noi. È questo che è diventato il tutto. A me piace più parlare di calcio e parlando di calcio lo dico comunque. Genoa, che è aggressiva, tosta. Comunque il Genoa è una squadra vera, squadra difficile. Proprio per questo motivo oggi il Napoli, che nell'emergenza, nelle difficoltà, nell'aver regalato due rigori, perché poi sono regali da una parte e dall'altra, sono errori gravi da una parte e dall'altra. Quello di Buongiorno e quello del numero 70, che adesso non mi ricordo il nome, non me lo ricordo, però anche quello sono d'accordo con Stramaccioni quando dice va scordinato, cioè va scordinato proprio, impacciato al massimo. E quindi c'è poco da dire. E niente, ragazzi, Napoli, ribadisco, che porta a casa una vittoria difficilissima, complicatissima, e come dicevo prima, proprio per questo motivo vale il doppio. Grande abbraccio da Neschio.